Ciao a tutti e bentornato a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial divertente e pratico. Utilizzeremo tanti ritagli di stoffa che ci daranno una pratica borsa portacellulare. Quindi mettiamoci subito al lavoro, ma prima vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite. Vi chiedo poi di condividere il video se vi è piaciuto e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. A seguire vi lascio le misure e il procedimento completo. Buona creatività! La prima cosa che farò sarà fare la tasca, ma prima mi occuperò di stirare su tutte le parti jeans le imbottiture, che saranno 1 centimetro più piccole, tutte quante intorno. Ora che abbiamo sistemato la nostra tasca, io ho fatto anche delle cuciture tutte quante intorno per essere sicura appunto che non si apre la chiusura lampo, che si mantenga tutto a posto, diciamo. Ovviamente in questo caso dentro avrete la stoffa che non è una parte con la fantasia, una parte no. Quindi una volta sistemata la tasca andremo ad occuparci della patta, quindi noi metteremo la parte di jeans con l'imbottitura sulla stoffa questa a fantasia, quindi sarà dritto contro dritto, la sistemiamo bene e cuciremo tutto quanto intorno qui ad 1 centimetro, tranne il lato sopra lo lasceremo aperto per risvoltare.
Adesso taglieremo tutto quanto intorno a 0,5 e faremo i nostri taglietti. Ed ecco qui, la nostra patta è pronta. Ora passiamo al corpo vero e proprio di questo porta smartphone. Io ho appoggiato la mia tasca su una parte del corpo del porta smartphone e mi assicuro che la distanza sia la stessa. Nel mio caso è 9 cm e 9 cm, è perfettamente in linea. Quindi adesso andrò a fare una cucitura bordo bordo per fissare questa parte qui. Ecco qua, tutto intorno ho fatto un piccolo zigzag con l'impostazione a 3 e adesso preparo i gancetti che andranno qui con gli anelli a D. Adesso ho tagliato i miei 7 cm di sbiego. Questo sbiego è da 2 cm che mi servirà per mettere gli anelli a D. Adesso lo ripiego e lo andrò a cucire qui e qui. La stessa cosa su quest'altro pezzo. A questo punto noi prendiamo il dietro, questo è il davanti e questo qui è il dietro. Noi prendiamo il dietro e metteremo questi qui a 2 cm, quindi il dritto sul dritto, così, e cuciamo tutto quanto intorno qui, quindi lasciamo libero, lasciamo qui aperto e cuciamo tutto quanto intorno qui, intorno all'imbottitura. Una volta che noi abbiamo risvoltato il lavoro e lo abbiamo stirato, noi metteremo la nostra custodia così e poi la nostra patta con la fodera verso l'alto e il jeans, quindi il dritto sul dritto del retro della custodia. Adesso noi cuciremo qui, ma non a 1 centimetro, ma a 0,5. Ho fatto la mia cucitura ed ho ottenuto questo risultato. Adesso ci andiamo ad occupare della fodera. Prendiamo i nostri pezzi e li mettiamo dritto su dritto. Poi cuciamo tutto intorno, cuciremo tutto intorno tranne qui. Questa qui sarà la nostra apertura per svoltare il lavoro. Ho cucito la mia fodera lasciando l'apertura qui e ovviamente l'apertura qui. Dovrò inserire tutto questo dentro
la fodera, quindi dritto contro dritto, quindi il dritto della fodera sul dritto del portacellulare. Rimarrà l'apertura appunto per risvoltare dopo il lavoro. Adesso noi faremo una cucitura tutta quanta qui intorno ad 1 centimetro, qui dove c'è il segno dell'imbottitura. Ho fatto la mia cucitura qui sul lato e ho chiuso la fodera. Adesso la inserisco all'interno. Ho anche cucito tutto qua intorno lasciando 0,5 dal margine. Non so se riuscite a vedere bene, la cucitura è a 0,5. E poi ho fatto la mia cucitura tutta quanta qui intorno, proprio attaccata diciamo al bordo, per fermare la fodera tutta quanta qua intorno. Ora non resta che mettere il bottone e fare la cinghia per la tracolla del portacellulare. Per fare la cinghia ho tagliato 2 pezzi di stoffa di 70 cm per 5 cm e ora per fare l'aggiunta li posiziono in questo modo, quindi dritto contro dritto. Io ho terminato il mio portacellulare dove praticamente è possibile inserire delle carte, un biglietto dell'autobus, una tessera, insomma quello che più di cui avete bisogno. È possibile inserire il denaro qui dove c'è la chiusura lampo e il cellulare. Vi do anche le misure, sono 17 cm e mezzo per 11 cm e mezzo, quindi rimane piuttosto piccolino, compatto, senza essere troppo ingombrante. Non ho più messo poi i moschettoni, ma ho optato per fare una cucitura direttamente sulla tracolla, quindi ho evitato di utilizzare i moschettoni, così è una cosa in meno che magari uno deve acquistare. Come posizionare appunto il piedino della macchina da cucire, per cucire appunto vari strati di stoffa, quando sono veramente tanti strati di stoffa, oppure quando abbiamo delle imbottiture dentro che lo spessore è un po' più erto, diciamo. Lo trovate nel video come fare l'orlo di jeans. Comunque vi lascio il link qui sopra, così potete tranquillamente cliccarci sopra e andarlo a vedere. Lì si vede proprio tutto bene nel dettaglio, appunto come posizionare il piedino.
Io intanto vi ricordo e vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite. Vi chiedo poi di condividere il video se vi è piaciuto e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao!